Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Oggi finalmente riesco ad andare a fare una ferrata, non so se hai visto il caschetto. Andrò a fare la ferrata con Tessi al Monte Due Mani. In questo momento mi trovo sulla strada che da Ballabio porta a Morterone, a circa 5 km da Ballabio. Trovate questo spiazzo dove ci stanno due macchine, oppure lungo la strada là più avanti o qui, quindi vi consiglio magari di venire presto la mattina, perché rischiate sennò di non trovare parcheggio, di doverla mettere abbastanza lontano e farvi tutto il pezzo a piedi. Comunque la ferrata di livello D, difficile, come prima ferrata della stagione diciamo che non c'è male, iniziamo bene. E nulla ragazzi, inizio ad incamminarmi, praticamente mi sono già messo l'imbrago perché l'avvicinamento è praticamente nullo, sono 10 minuti a piedi, bisognerà salire su di lì e ci vediamo più tardi, dai, inizio a incamminarmi, a dopo! Eccomi ragazzi, è arrivato alla Torrione di Scordia, che è il pezzo più difficile della ferrata. Infatti si vede bello esposto. Poi dopo dovrebbe esserci l'ultimo e dopo la ferrata dovrebbe essere conclusa. Proseguo.
Minchia, sto pezzo dura. Cazzo. Sto bello duro. Ferrata finita ragazzi, è passata un'ora e 40, un'ora e 45. L'ultimo pezzettino davvero tosto, soprattutto gli ultimi metri. Ci sono pochi appigli, bisogna fare praticamente un pezzo in traverso, praticamente su roccia liscia, tenersi solo con le mani, con la forza delle braccia sulla corda. È bello tosto, non so, mi è piaciuto di più quella del Medale o la Gamma 1, se devo essere sincero. Sono pochi appigli, all'inizio abbastanza semplici come ferrata, nulla di che. Quest'ultimo pezzo veramente tosto, non lo so, non mi ha convinto. Però vabbè dai, barrettina, che la stanchezza comunque dell'ultimo pezzo si fa sentire, le braccia erano un po' stanche, e poi si sale su di là. La croce purtroppo è coperta dalle nuvole, infatti fa anche un po' freschino. Panorama sempre spettacolare sul lago di Como, Monte Bregagno. Vediamo se poi dall'alto riusciamo a vedere anche il Resegone. Bella dai, bella, ma pensavo meglio onestamente. Non lo so, poi eventualmente se la farete anche voi poi ditemi cosa ne pensate. Barrettina e si continua.
friend. Own God. I'm gonna be my own best friend. Own God. Be myself, that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I think about that from now on. I'm gonna be my own God. Be myself, that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Arrivato in cima ragazzi, sono passate circa 3 ore e un quarto più o meno. Purtroppo una spiacevole scoperta, non c'è più il bivacco Locatelli, non so se l'hanno portato via perché sì, non era in ottime condizioni, ma l'ultima volta che sono venuto era l'anno scorso e c'era ancora. Non lo sapevo onestamente, peccato, era proprio iconico con la forma di glu. Il tempo, come vedete, non è dei migliori, ci sono un sacco di nuvole, il resegone coperto, continua a fare il timido, anche le due grigna e grignetta non si vedono, si vede un po' il Monte San Martino e la ferrata del Medale lì accanto, Lago di Como, Ramo di Lecco con Lagannone Pusiano. E peccato perché è veramente iconico il bivacco. E beh, adesso solito panino col salame, che non manca mai, ormai sarete stanchi di sentirlo, ma è la mascotte del video, quindi del canale anzi, quindi va sempre nominato. E nulla ragazzi, mi godo un po' il panorama, mangio il panino e torno indietro dalla stessa strada che ho fatto all'andata, seguendo poi, anziché fare la ferrata ovviamente in discesa, seguirò il sentiero che passa tutto attorno, cercando di stare molto attento perché è molto ripido, è pieno di pagliettina, di erba secca. Comunque ci sono alcuni punti in cui non è ben segnalato il sentiero, anche la ferrata bisogna stare attenti tenendo gli occhi sempre in alto perché i punti di attacco sono sempre rialzati, anche all'inizio della ferrata non è ben visibile, se non ci si fa caso, se si continua a seguire il sentiero si passa oltre all'attacco della ferrata, quindi fate attenzione. Comunque vi lascio eventualmente sempre qui la traccia GPS in cui trovate l'attacco. E nulla, peccato per il tempo, in teoria davano bello, però primavera, siamo ormai a giugno, ma ultimi anni ormai è sempre così, nuvoloso, variabile. E vabbè, dai, continuiamo a goderci i panorami, io mangio e ci vediamo più tardi, a dopo. Comunque ragazzi, in discesa sta iniziando anche a piovere, se scendete di qua a sinistra potete arrivare al parcheggio di Morterone, però poi dovete farvi circa 4 km a piedi per raggiungere la macchina se l'avete lasciata dove vi ho fatto vedere all'inizio. Io invece prenderò il sentiero qui di destra, appunto, che è quello che ho fatto all'andata. Volendo si può anche fare il pezzo qua alto, vedo che c'è un sentierino, però direi che le condizioni meglio evitare di farlo e scendo giù di qua. E nulla, proseguo, ci vediamo più tardi, a dopo.
Eccomi ragazzi, ritornato al parcheggio, ci ho messo circa 5 ore e un quarto per fare l'intero percorso. Che dire, è stata una ferrata che non mi ha regalato grandissimissime emozioni, a parte l'ultimo torione che è quello che rende la ferrata difficile. Per il resto non mi sono emozionato più di tanto, e in confronto appunto alle altre 2 ferrate che ho fatto nel Lecchese, come quella del Medale e la Gamma 1 al Resegone, che mi sono piaciute molto di più. Adesso tra un paio di settimane magari andrò a fare anche la Gamma 2, così almeno vedrò com'è. Diciamo che la parte più difficile, vabbè, a parte la salita all'ultimo torione, al Discordia, la parte più difficile devo dire che è stata la discesa, perché il sentiero è veramente ripido e bisogna stare molto attenti, come probabilmente avrete visto anche dalle riprese, in quanto è facilissimo scivolare. Un'altra parte bella che mi è piaciuta è la cresta per arrivare al Monte Due Mani, peccato per il tempo, però prima stava anche iniziando a gocciolare, adesso un po' si è aperto, ma il tempo non è il massimo. Speriamo che nelle prossime settimane migliori. E nulla ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che eventualmente provate a fare la ferrata e fatemi sapere come vi siete trovati. Io vi saluto e vi do appuntamento settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!